Unicornini, bentornati! Ma se questa è la prima volta che passi di qui, il mio nome è Nicole e questo è Unicorn Seed Cookies. All'inizio, quando anch'io ho approcciato il mondo della pasticceria o quando ho cominciato a fare le prime cheesecake, mi capitava che si spaccassero proprio durante la cottura oppure che fossero perfette fino al completamento della cottura. Spegnevo il forno, le lasciavo all'interno come mi era stato suggerito, la ricetta era riuscita. Quando andavo a riprenderle ore dopo si erano spaccate e non capivo davvero perché. Nel video di oggi quindi raccolgo tutte le cose che faccio e che ad oggi mi permettono di non avere più cheesecake spaccate. Vediamole subito insieme. Fodero con della carta forno una teglia da 20 cm di diametro. In questo modo, se ci dovessero essere delle perdite per qualche motivo di cheesecake, non andranno all'interno del forno. Poi ho spennellato un po' l'interno della teglia con del burro per far aderire la carta forno. Prendo i miei biscotti digestive che ho tritato in precedenza, burro fuso e mescolo fino a ottenere una consistenza tipo sabbia bagnata. Ora trasferisco tutto all'interno della teglia, mi aiuto con un cucchiaio, faccio in modo che ci sia un livello unico e poi comincio a fare pressione con il cucchiaio piano piano per compattare tutto e ottenere appunto un livello piatto. Ora metto via. Qui ho del cioccolato bianco tagliato in pezzetti e della panna calda. Vado a mescolare. Più tagli piccolo il cioccolato ovviamente e più facilmente si scioglierà. Ora il passaggio fondamentale, abbiamo il Philadelphia, deve essere a temperatura ambiente, questa è la prima tip. Andiamo ad aggiungere la panna acida, anche questa deve essere a temperatura ambiente, quindi tutti gli ingredienti dovranno essere tolti dal frigorifero qualche ora prima di utilizzarli. Altra cosa importante, non vogliamo inglobare aria, ecco perché utilizzo la planetaria con lo strumento foglia e a bassa velocità. Quindi non uso la frusta e sto andando piano. Tutto questo perché non voglio inglobare aria. Se non hai la planetaria, invece di utilizzare le fruste elettriche, piuttosto ti consiglio di fare a mano con un cucchiaio di legno. Ora ho sbattuto leggermente le uova, anche queste sono a temperatura ambiente. Ne aggiungo la metà, faccio andare avanti la macchina, l'estratto di vaniglia. Quando entrambi sono completamente amalgamati, fermo un attimo la macchina, mi aiuto con una spatolina, porto giù eventuale composto, riaziono la macchina, aggiungo metà del cioccolato bianco, sempre a bassa velocità mi raccomando. Quando quello è inglobato aggiungo l'ultima parte di uova. Quando non si vede più traccia di uova, aggiungo il cioccolato bianco e faccio amalgamare. Controllo con una spatolina, questa vedi è la consistenza giusta, è davvero liquidissima all'inizio. Trasferisco tutto nella mia teglia. Un'altra cosa in più che faccio per togliere l'eventuale aria è passare con la spatolina, così. E ora porto in forno. Ho controllato la cheesecake per la prima volta dopo un'ora e mezza. Come vedi, se la muovo è ancora piuttosto liquida, infatti fino quasi ai bordi si sta muovendo. L'ho rimessa per altri 10 minuti e adesso è perfetta. Tutti i bordi sono cotti e infatti fermi ed è solo il centro che si muove. Vogliamo che il centro rimanga leggermente mobile perché si stabilizzerà raffreddandosi. Quindi adesso spengo il forno, prendo un cucchiaio o un mestolo e lo metto sullo sportello affinché rimanga solo leggermente aperto e lascio raffreddare così completamente la cheesecake per qualche ora fino a che non arriva a temperatura ambiente. Adesso è arrivata a temperatura ambiente, come vedi è perfetta. Se vado a toccare il centro è completamente compatto. Quindi copro con pellicola e porto in frigorifero per tutta la notte.
E la mia cheesecake è pronta per essere gustata. Io adesso vado molto spedita nell'aprire la cerniera della teglia, ma ti consiglio sempre di passare un coltello attorno prima di aprire la cerniera, in modo da staccare qualsiasi tipo di aderenza. È una premura in più. Ora trasferisco sul mio piatto di portata. Voglio togliere la carta forno che ti ricordi avevamo messo sotto, quindi prendo un pezzo di carta forno pulito, un tagliere, giro con decisione, sfilo, rigiro e voilà! E la cheesecake è pronta per ricevere il topping che preferisci oppure decorarla con della frutta. Ed ecco qui la nostra cheesecake. Queste piccole accortezze, ti assicuro, permetteranno di non avere più cheesecake spaccate. Io spero davvero che questa ricetta ti sia piaciuta, che le tip ti siano di aiuto. Fammelo sapere con un commento qui sotto al video e lasciami anche un mi piace per supportare il canale. Non mi resta che mandarti un enorme abbraccio, ci vediamo nei commenti e a presto con un nuovo video. Ciao!